Porco Giuda, ma sei fuori? Mamma mia che potenza. Ciao ragazzi, allora questo video inizia qua dal passo del Tonale. Qua dietro di me sono a 1884 metri, ci sono 13 gradi e sto andando giù a Ponte di Legno perché c'è la At Adventure Fest, cioè questo evento At, che non vuol dire cappello in inglese ma sta per Hard Alpi Tour, questo evento che fanno in Piemonte. E oggi fanno questo evento separato in cui ci sono varie marche, c'è Honda, c'è Triumph, c'è Ducati, c'è anche Kove, che è stata quell'azienda cinese che ha presentato quella moto molto particolare ad EICMA, c'è la Kove 800X. Particolarità di questo evento è che ci sono appunto queste varie marche, si possono provare le moto, quindi siccome non sono troppo distante da casa mia, dal lago di Garda, sono venuto qua, c'è un sacco di moto qua giù, quindi niente, adesso vi porto con me sul casco, andiamo giù a Ponte di Legno e vediamo quali moto mi fanno provare, se è rimasto qualcosa, cosa c'è. Dai, vi porto con me in questo Test Day Adventure. Tra l'altro siamo vicinissimi al mio passo preferito, il passo di Gavia, c'è anche il Mortirolo vicino, vediamo quello che ne viene fuori. Dai, vi porto in casco, vamos! Ok, Transalp on deck, ready to take off. Appena incontrato un gruppo di motociclisti che stava tagliando completamente il tornante in salita. Sono riuscito a schivarli, ma se c'era un camion ne prendeva almeno 3-4. Su come fare i tornanti, no? Che ci sono 1000 domande sul web, come si fanno i tornanti in moto. La regola numero 1 è non invadere la corsia opposta. Cioè, quella è la regola. Poi fallo come vuoi, fallo in prima, in seconda, in terza, derapando, fallo come vuoi, ma non tagliare il tornante, perché se incontri qualcuno che viene di là e non l'hai visto, lo prendi in faccia. Eccoci qua, siamo a 2,6 km. Ah, ecco qua, the stand. Ciao. Ciao, c'è posto. Ah, ok, grazie. Top. Grazie. Muy bien. Direi che se non me la danno una moto ne rubo una di queste, va. Guarda qua già, Cappona TM 990 Adventure. Andiamo a vedere chi c'è. Da infiltrato proprio. Chiaramente Transalpona, Africa Twin nuova. Guarda che belle le nuove grafiche. Cioè, questa grafica qua è spettacolare, secondo me è la grafica più bella in assoluto, è bellissima. Poi andiamo a vedere chi altro c'è qua intorno. Tiger, guarda che bella blu, fantastica, 1200. E questo anche sono curiosi provati. Adesso io seguo la regola come al mercato, prima di comprare faccio il giro di tutte le bancarelle. Poi c'è Moto Morini qua giù, Ducati. Ah guarda, qua c'è la Escape, guarda che bella questa tutta con le protezioni Adventure. Questa è la V-Strom 800 credo. Ma che belle, gialle, moto dotata di pneumatici tassellati. La Desert X, fammela vedere che non l'ho mai vista al vero. Eccola qua, è bella, molto bella, bella impolverata. Cappone qua. Adesso andiamo a dare fastidio a un amico. Ciao grande. Ah, guarda chi c'è qua. Guarda che bell'uomo. Ma buongiorno. Che sta mangiando un caviale salmone. Assolutamente, guarda, con lo chef. Ecco. Perché ha comprato il GS, quindi ha finito i soldi e mangia panini e mortadella da Ma sei matto, 2-3 anni. il GS, ma sei matto? L'Africa è là, guardala bene. Guarda l'africone là. Vado a segnarmi Ducati perché sembra che bisogna prenotarsi, sono tutte via. Sono velocemente, andiamo a fare il test ride, vediamo quanto me la danno. Allora, mi sono segnato con Ducati, provo il multistrada in fuoristrada alle 2. Adesso vado a vedere Kove. Allora, questa è la Rally 450, guarda un po'. Bella. Allora, questa è la 510X col tris di boletti. Siccome io non sono esperto, non sono un giornalista, vi leggo la scheda tecnica. 6.990 euro, peso secco 178 kg, 20 litri carburante, bicilindrico parallelo da 498 cc, qua 45 cavalli, velocità massima 170 km, consumo carburante 25 con un litro. Tubeless, forcella steli rovesciati 41 mm, mono con regolazione al precarico.
195 mm, insomma tutti i dati tecnici. Dopo se volete vi metto una foto, fate un attimo un fermo immagine così ve li guardate. Ecco, quindi ragazzi la faccio vedere un po' meglio, viene già con i tubolari, però non si può provare né questa né quell'altra da rally perché sono gli unici 2 esemplari in Italia, quindi ovviamente non vogliono che nessuno si sdrai, se no devono farla ritornare, e credo saranno disponibili da ottobre, dicono, ottobre-novembre. Guardare ma non toccare per adesso. Guarda che figo il multistrada, il multistrada è veramente bello, enorme, il motore qua. Poi ho appena visto un documentario la settimana scorsa su tutta l'invenzione del multistrada, molto interessante, molto curiosa la storia di come hanno tirato fuori il multistrada. Ok ragazzi, saliamo sulla Ducatona. Questa è la multistrada Rally V4 fuoristrada, 160 cavalli, in settaggio fuoristrada 110, più del triplo dei cavalli del Transalp, una roba del genere. Più del triplo, una roba allucinante. Praticamente è un razzo a cui hanno attaccato le ruote. Davanti sto serbatoio è veramente grande, mi ricorda un po' l'Africona per la grandezza del serbatoio. Adesso vediamo, abbiamo il tour guidato chiaramente. Ok, si parte. Questo c'è il quick shift, quindi praticamente la prima serve solo per partire, dopodiché cambi senza tirare la frizione. Bueno, vamos, vediamo com'è. Madonna che bestia. Porco Giuda! È indemoniata sta moto. Madre di Dios, che spinta. C'ho paura a aprire il gas perché è veramente una belva. Mamma mia. Questa è in penna se apri. Pazzesco. C'ha uno sterzo larghissimo. La manovri benissimo così. Devo dire che sto facendo, almeno per questo primo chilometro che ho fatto, un po' fatica ad abituarmi al quick shift, mentre con il DCT Honda era stato abbastanza immediato il passaggio. Qua effettivamente, non avendolo mai guidato, c'è sempre paura che se non tiri la frizione, se non abbassi i giri non cambi, invece cambia sempre. Ok, adesso si inizia con lo sterrato e credo che ci faccia cambiare la mappa. Sì, adesso ho messo enduro, quindi ho perso 50 cavalli di potenza e se non mi sbaglio disattiva l'ABS al posteriore, quindi se inchiodi la gomma si inchioda proprio, ma non all'anteriore, se non mi sbaglio. Riscaldamento sella, spero che non sia attivo. Adesso ho tutti gli optional possibili e immaginabili. Ok, partiamo. Beh, che top, anche stare in piedi, comodissimo. Mamma mia che sospensioni ragazzi, sembra di galleggiare. Beh, devo dire che le sospensioni del Transalp sono per uomini duri, cioè senti tutto, qua galleggi, boing boing, potrei stare tranquillamente seduto. Cambiando mappa, ovviamente, sicuramente, oltre ai cavalli ti cambia anche la reazione delle sospensioni che l'elettronica gestisce. Che spettacolo di scenario. Ovviamente questo è sterratino facilissimo, Proviamo a dare un po' di spazio, vediamo se... sì, è meno reattiva il gas anche, ovviamente, alla potenza, almeno come mi è sembrato. Però c'è un bello spuntino che serve per superare gli ostacoli. Impressionante come cambia proprio il comportamento della moto. Cioè, questi sono veramente computer. Sì, qua c'è un assorbimento completo fantastico dell'asperità. Chiaro che farti una mulattiera con delle sospensioni del genere è una roba molto molto diversa. Ecco, lo sterratino praticamente è già finito ragazzi. A lot of dust. Bisogna stare attenti con missili del genere perché in un secondo ti trovi a una velocità pazzesche. Freni da paura. È incredibile che passaggio che abbiano fatto le tecnologie. Cioè qua dai un'accelerata, sorpassi in una frazione di secondo. È fulminea. Senti proprio che c'è una potenza inimmaginabile. Cioè questa non è una moto, questo è il demonio dentro una moto. Beh, vi consiglio di provarla, guarda, proprio adesso capisco quando uno dice questa moto da emozione, ti credo, apri il gas, decolla. Allora, tra l'altro ragazzi, vedi questo quadratino qua, no? Questo è il cruise control adattivo, cioè tu imposti il cruise control, non si avvicina più di tanto dalla macchina. Ma la cosa figa anche, come nelle macchine, c'è anche qua dietro questo radar. Se tu stai sorpassando e lui rileva che c'è una macchina dietro che sta venendo, ti lampeggia questo e ti avvisa di non uscire perché c'è una macchina che sta sorpassando. Incredibile.
Bueno, adesso sono le ore 14:47, siamo perfettamente in orario per andare a provare la X-Cape. X-Cape Morini 649. Vediamo che differenza fa essendo sceso da un multistrada. Ok, partiamo, vediamo come va. Adesso vediamo qua come va. Goldwing. Beh ragazzi, altro pianeta, impressionante. Dopo adesso capisco completamente quando uno scende magari da una Ducati multistrada, sale sulla moto così e dice ok, non dà emozioni. Amico mio, non dà emozioni perché c'ha il triplo dei cavalli in meno. Quindi ovviamente se sei abituato a una multistrada che appena apri decolla, questa qua sembra che è impiantata. Questo me la sento un po' più simile, quasi come risposta del motore al Transalp. Non è assolutamente che ti butta in avanti, è anche molto diverso. Il mio Transalp 650 è molto diverso rispetto al Transalp 750. Transalp 750 se apri, però vediamo se tira un po' la seconda. Sì. Questa è molto docile il motore, molto docile, sicuramente più adatta magari a chi inizia, questa che è un po' che non ha preso la moto, sicuramente c'è una risposta del motore più tranquilla, meno pericolosa, perché il multistrada se ti distrai sei morto, è un missile, non dà nessun margine di errore, devi sempre avere alta l'attenzione perché apri una frazione di secondo e tipo qua saremo già a 90 col multistrada. Posizione delle pedane molto arretrata, che non mi è comodissimo, preferisco le gambe leggermente più a 90 gradi. Comunque questa è molto maneggevole, mi sembra, come maneggevolezza ci siamo. Cupolino ben protettivo, i comandi sono tutti al loro posto, nel senso che non è troppo incasinato, si arriva subito alle frecce al pulsante del clacson, il che è buono. Vamos! Posizione in fuoristrada mi sembra comoda. Qua c'è un pezzettino un po' più power, bene. Adesso non so se anche questa abbia la mappa rally o no. Guarda che belle casette qua dove si passa, bellissimo qua, bel percorso questo, top. Anche questo ovviamente ragazzi vietatissimo, aperto esclusively per la manifestazione. Mucche al pascolo e da qua si rientra, suppongo, e la supposta è giusta. Eccoci qua di rientro a Ponte di Legno. Concludendo, la caratteristica che spicca secondo me sulla X-Cape è comunque la manovrabilità. Il motore è molto docile, non mi ha aspettato un demonio naturalmente, quindi secondo me è più adatta a chi chiaramente non cerca potenza, cerca una moto tranquilla. Anche per iniziare secondo me è molto buono, perché non avendo questa brutalità il motore è molto gestibile da chi inizia e prendere confidenza con la moto. Il discorso sulla appunto Ducati è che devi essere bravo a guidare una moto così potente, perché se no secondo me non ha senso prendere una moto e utilizzarla allo 0,0001 delle sue possibilità, piuttosto prendi una moto più facile e la utilizzi a una percentuale più alta delle sue possibilità. Allora, provate anche la X-Cape. Chiaramente ragazzi, secondo me fa il suo lavoro per quello che serve. Costa 7.490 euro nuova, quindi parliamo di un impegno anche economico completamente diverso. Però tu con 7.490 euro c'hai già una moto con cui puoi fare parecchie robe, secondo me. Un divertente comunque, dai, provare tutte queste moto. C'ho ancora mezz'ora, faccio un giretto. Allora, cambio di programma, siccome sono arrivato tardi da Suzuki, quindi sono già partiti, provo Triumph 1200 Tiger, che sono anche più curioso. Ok ragazzi, questa qua è la mia Tigerona. Ottimo. Il quadro e... Questa è keyless, no? Sì, questo è keyless. Qui ti dà l'indicazione della mappatura che ok, è off-road. Perfetto. Hai staccato l'ABS dietro, no? Sì, e hai staccato, il davanti rimane sempre. Certo. E hai staccato anche il controllo di trazione. Ok. Tu sei a posto per... Quindi posso impennare? Puoi impennare. Ok, grazie. Come da manuale. Direi mi sembra molto meno imponente della multistrada, nonostante sia un 1200. Questa è 3 cilindri, attenzione, mai guidato un 3 cilindri in vita mia, sempre bicilindrici o monocilindrici che ho provato.
Poi la Triumph, io sono sempre stato curioso perché era la marca con cui Ted Simon ha fatto il giro del mondo, una Triumph Tiger. Queste ovviamente sono tubeless e trasmissione cardanica. Rally Pro, tocco per bene a terra, benone. Scarico bello alto, guarda che roba, è molto più alto rispetto alla ruota posteriore. Ok, questo vuol dire che l'ABS davanti è disattivato. È forte come quando una moto è maneggevole, ho notato, lo noti appena sali in sella quasi. Diciamo che è docile per ora, mi sembra, ma se apri si sente la potenza. Quadro dei comandi, blocchetto strumentazione mi sembra abbastanza semplice e la protezione dell'aria anche qua mi sembra buona. Ok, ora siamo su dei tornantini e proviamo un po' come va. Cavolo, il motore è molto elastico, impressionante e molto maneggevole. Ok, qua c'è un po' di pavé che praticamente sta moto non lo sente nemmeno. Però è bello sto paesino, guarda che particolarissimo sto paesino. Come si chiama questo paesino? Leccanù? Questo è comune di Vione. Bene, qua un po' di sterratino, bello morbido qua, comode queste sospensioni comunque, mappa off-road. Non so, gli devo chiedere poi se nella mappa off-road anche qua diminuisce la potenza del motore, ma suppongo di sì. Le sospensioni qua rispondono benissimo. Chiaro che siamo della Morini per esempio, e quindi la risposta delle sospensioni, l'acceleratore e il motore è completamente diversa. Bello, bello, guarda qua che divertente. Bello, bello sto percorsino. Così si riesce a testare un po' meglio la moto qua. Sì, sta moto qua ha bisogno di lavorare a giri un po' più alti. Adesso proviamo a tirarlo un attimo. Mamma mia che porca miseria. Ma sei fuori? Mamma mia che potenza. Pazzesca. Pazzesco che potenza che ha. Bene, veramente bella. Grazie, ciao, buon lavoro. Ciao, grazie, ciao ciao. Bene ragazzi, evento concluso, sbaraccano tutti. Mi sono proprio divertito a provare tutte le moto, veramente una bella esperienza perché ha appagato la mia curiosità di provare moto moderne, più potenti, divertentissimo. Conclusione, si fa tutto come già sapete con una moto anche vecchia di 20 anni. Se avete la disponibilità, volete togliervi degli sfizi, la vita ragazzi è solo una, compratevi la moto che più vi piace. Le moto sono tutte belle, chiaramente con moto molto potenti come la Ducati Multistrada che hanno 160 cavalli, bisogna stare molto attenti quando si guida perché sei comunque tentato ad andare forte, perché appena apri sei subito in una velocità estrema. Quindi ecco, ognuno ha la sua personalità, ognuno ha il suo modo di andare in moto. Il mio motto è, e l'ho pensato in casco mentre scendevo, preferisco fare 50 strade diverse con la stessa moto che la stessa strada con 50 moto diverse. E con questa bella massima chiudo ragazzi, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Trovate tutti i link qua sotto di attrezzatura, robe varie. Ciao!